Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Forzinet. Oggi sono qui per commentare quanto accaduto a Tusik e Vales, una nuova stagione che presenta delle caratteristiche molto diverse su tutte, ovviamente quella della sostituzione di Gerry Scotti, impegnato nella registrazione della Ruota della Fortuna già da quest'estate, quando praticamente sono anche iniziate le registrazioni di Tusik e Vales, e sostituito da Paolo Bonolis. Allora, molti hanno storto il naso appena saputo questa notizia, più che altro per l'addio di Gerry Scotti, che comunque era un membro fondamentale, un componente storico del programma sia di Tusik e Vales, ma la giuria composta da Maria De Filippi e da Luis Zerbi era già storica ai tempi di Italia's Got Talent, quando Italia's Got Talent andava in onda su Canale 5, quindi era un terzetto ormai rodato, di ferro, inossidabile, perché sono stati sempre loro. Poi a rotazione a Tusik e Vales si è alternato il quarto giudice, più il giudice della giuria popolare, e quindi una sorta di rotazione comune, anche se adesso sembra aver trovato un po' un assestamento alla giuria popolare con Sabrina Ferilli. Ci sono state molte critiche e molte polemiche, giustamente Gerry Scotti non poteva fare di tutto, e credo che però, visto il materiale umano a disposizione di Mediaset, credo che Paolo Bonolis fosse, se non il migliore, sicuramente uno dei migliori nomi possibili da mettere su quella poltrona. Ha caratteristiche diverse rispetto a Gerry Scotti, entrambi puntano molto sull'ironia, ma lo dice comunque il programma, però Paolo Bonolis a me sembrerebbe molto più vicino alle caratteristiche di Teo Mammucari, piuttosto che appunto di Gerry Scotti. Per quanto riguarda il ruolo di giudice sono molto molto diversi, ma per me si è calato perfettamente nella parte e nel nuovo ruolo Paolo Bonolis, nonostante molte critiche ricevute anche subito dopo l'esordio della prima puntata. Io ho aspettato prima di fare un bilancio perché la prima puntata poteva essere comunque un po' particolare, poteva gettare un po' di fumo negli occhi. Non a caso io credo che sia stato un po' preponderante nella prima puntata, e credo che sia stato montato apposta proprio per far esordire Paolo Bonolis nel miglior modo possibile all'interno di quel contesto, per renderlo protagonista. Lui è stato mattatore assoluto della prima puntata, ed è proprio questo che gli è stato criticato da molti, cioè il fatto di essere troppo protagonista e di mettere in ombra gli altri. Tant'è che nella prima puntata lui di Zerbi non ha parlato quasi per niente, non si è visto quasi per niente. Però io credo che sia stata una scelta voluta proprio dall'editore, o quantomeno da chi ha montato il programma, per cercare appunto di dare già da subito lo spazio che merita Paolo Bonolis, in maniera tale da farlo integrare sia nella giuria sia agli occhi del pubblico. Poi ovviamente si rischia l'effetto contrario di rigetto, in un certo senso, per quanto riguarda quella sovraesposizione in una singola puntata. Però a me è piaciuto perché è stato veramente il mattatore assoluto, grande protagonista. Nella seconda poi è stato leggermente ridimensionato per quello che ho visto, nel senso che sì, ha avuto il suo ruolo da protagonista, ma al pari degli altri, nonostante poi, vabbè, la gara di lip sync è un capitolo a parte, ormai è stata introdotta da qualche anno, prima in maniera molto molto superficiale, tanto per proprio portata da un concorrente di Tusi e Vales, e successivamente presa nella maniera molto molto seria, come, cioè seria tra virgolette, nel senso che fanno addirittura proprio uno spazio da quest'anno nella prima parte della puntata, ampio spazio dedicato a queste imitazioni con gli ospiti anche. E questa è la grande novità, perché prima comunque lo facevano tra di loro, e adesso invece ci sono molti ospiti, il che sicuramente attira molto di più il pubblico, come è stato visto poi anche dagli ascolti della prima puntata, che sono stati veramente stellari. Ballando con le stelle è stato distrutto, io non mi aspettavo una roba del genere, perché il cast di Ballando con le stelle è un cast veramente eccezionale, un cast molto forte, sono riusciti a mettere in piedi in Rai, e soprattutto Mili Carlucci, ma nonostante la forza di quel cast, Ballando con le stelle è stato distrutto a livello di ascolti e di share da Tusi che Vales. Bisogna anche dire che Tusi che Vales ha un traino che è diventato fortissimo con la Ruota della Fortuna, rispetto a prima invece, quando il traino era Striscia la Notizia, e comunque ormai quel programma ha fatto il suo tempo, nonostante comunque dovrebbe tornare probabilmente prima serata o con nuova collocazione, però ha fatto il suo tempo, e lo dicono comunque i fatti e i dati di ascolto. Dall'altra parte c'è Affari Tuoi, che resta comunque un colosso molto forte, ma finora ha perso tutte le sfide da quando c'è la concomitanza tra Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna. Non ne ha vinta una, e questo bisogna dirlo, quindi è ovvio che quello porti ancora più pubblico a Tusi che Vales, che già comunque era un programma fortissimo. Con quel traino devastante praticamente diventa una combinazione eccezionale che è difficile da contrastare per la Rai. Però tornando all'argomento principale di questo video, ovvero la sostituzione di Gerry Scotti con Paolo Bonolis, per quello che penso io credo che sia stata una scelta comunque giusta, perché gli impegni di Gerry Scotti sono
tanti, e soprattutto La Ruota della Fortuna è un programma che ti prende molti giorni. Io credo vengano registrate generalmente più di una puntata al giorno, in genere. Quindi già quello prende molto tempo. Metterci anche il carico da 90 con un programma che dura parecchie ore, poi viene frammentato, viene diviso, l'abbiamo già visto, prima erano meno puntate negli altri anni, invece adesso ci saranno più puntate, quindi ci sarà una sorta di suddivisione diversa che permetterà anche comunque a Mediaset di avere una sorta di copertura totale, o se non totale quasi, per contrastare Ballando con le stelle dall'altra parte. Scelta strategica, anche qui si chiude prima, come avevo detto, per il Grande Fratello, e la scelta secondo me è ottima. Certo, chiudere prima di mezzanotte e mezza il sabato sera forse è un po' troppo presto, un po' troppo esagerato, però non possiamo comunque lamentarci, secondo me è una giusta linea, anche perché gli ascolti pagano. Questo lo dimostra chiaramente la prima puntata. Sul tema, insomma, di Gerry Scotti e Paolo Bonolis, a questo punto io vi chiedo cosa ne pensate voi, se vedevate meglio in quel ruolo Gerry Scotti oppure Paolo Bonolis. C'è da dire un'altra cosa, che per esempio Gerry Scotti faceva il suo sketch con la scuderia, quindi aveva già creato un qualcosa all'interno di quel programma, una sorta di sottocategoria che era diventata molto molto seguita e molto molto amata dal pubblico. Nel corso del tempo io credo che si sia perso un po' il senso e l'appeal di quella scuderia, quindi comunque il programma in quel caso necessitava di un rinnovamento, perché la scuderia all'inizio fa ridere, è simpatica, poi mantenendo sempre le stesse cose e cambiando soltanto qualche piccola cosa, facendo soltanto qualche piccola modifica, non è che rendesse più di tanto, a lungo andare comunque poteva stancare, effettivamente stava iniziando a stancare, almeno per quello che mi riguarda, quindi sono anche d'accordo su quell'aspetto. Bonolis non è una scuderia, è stata eliminata quella categoria, ma interagiscono comunque con personaggi molto particolari e bizzarri che sono lì apposta, chiaramente, e che secondo me con quella giuria e soprattutto con Paolo Bonolis che ci lavora davanti un altro trovano terreno molto molto fertile, quindi anche sotto quel punto di vista credo che l'avvicendamento tra i due conduttori sia stato praticamente perfetto. Poi, come ho già detto, hanno caratteristiche diverse, sono due persone, due personalità e due tipi di conduttori diversi, ma secondo me lo scambio in questo caso può reggere tranquillamente, nonostante ovviamente poi le critiche che ci possano essere e i detrattori. Finora funziona, i risultati si sono visti per quanto riguarda la prima puntata di Tu sì che vales a livello di ascolti, quindi io credo che ci sia ben poco da dire. Poi si può preferire uno o l'altro e questo ovviamente lo lascio a voi decidere chi preferisce uno e chi preferisce l'altro. Per quanto mi riguarda non c'è una preferenza tra i due, perché come ho già detto sono diversi. Gerry Scotti era perfetto nel suo ruolo, ma credo che Paolo Bonolis non lo stia facendo rimpiangere, stia svolgendo il suo compito da giudice nella miglior maniera possibile. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.